Prima che tu vada oltre, lascia che ti racconti una cosa. Ogni civiltà, in ogni era della sua storia umana, ha temuto la stessa forza. Un potere invisibile, improvviso, capace di distruggere in un istante e cambiare il destino di un popolo. Il fulmine. Eppure c'è stato un tempo in cui questo terrore non era solo un fenomeno naturale, ma una volontà, un giudice, un sovrano. Un essere così potente da rovesciare imperi celesti e così umano da innamorarsi, tradire, punire e farsi temere. Il suo nome attraversa i millenni, Zeus. E oggi ti porto nella sua storia, ma ti avverto, non è la versione che hai sentito a scuola. Questa è molto più antica e molto più oscura. Da sempre l'uomo cerca di dare un volto all'ignoto, nelle leggende, nei miti, nei sussurri del fuoco e del vento. Ha raccontato se stesso. Questo è Echi del mito, il viaggio tra le ombre degli dei, i mostri che abitano le nostre paure e le storie che ci hanno reso ciò che siamo. Mettiti comodo e lasciati guidare nel mistero. Se ti affascinano le leggende degli dei e le ombre del passato, iscriviti al canale. Ogni settimana riporteremo alla luce un nuovo frammento di mito, perché certe storie non devono essere dimenticate. Capitolo 1. Le origini di Zeus. La storia di Zeus non comincia con un fulmine, ma con un terrore antico, la paura di un padre che teme di essere distrutto dal suo figlio. Nel mito greco, ogni generazione divina sembra portare con sé una frattura, un conflitto che si tramanda come una maledizione. Urano temeva i propri figli, i titani, e per questo li relegò nel ventre della loro madre, Gea. Crono, suo figlio, rovesciò il padre. Ma nel momento stesso in cui prese il potere, divenne preda della stessa ossessione. La profezia che lo aveva reso re sarebbe stata anche la causa della sua caduta. L'oracolo lo aveva annunciato. Uno dei tuoi figli ti spodesterà. Era l'eco della storia che lui stesso aveva scritto contro Urano e Crono, temendo il destino, decise di provare a violentarlo. La sua soluzione fu crudele, spietata e profondamente simbolica. Ogni volta che sua moglie Rea partoriva un figlio, lui lo divorava. Immaginate Rea, dea della maternità, cullare il figlio appena nato solo per doverlo consegnare nelle mani del marito, sapendo già che sarebbe finito nel suo stomaco. Estia, Demetra, Era, Ade, Poseidone, tutti inghiottiti, a pochi istanti dalla nascita, condannati a un limbo eterno, dentro il corpo del loro stesso padre. Rea, lacerata dal dolore, pregava Gea, la grande madre, di aiutarla. I cicli del mito non perdonano, ogni tiranno crea il proprio nemico e ogni profezia trova sempre la sua strada. Così, quando arrivò il momento di partorire il suo sesto figlio, Rea decise che non avrebbe più permesso a Crono di distruggere la sua prole. Si rifugiò sull'isola di Creta, lontano dai titani, nelle terre del monte Ida. Qui, in una grotta sacra, partorì Zeus, ma sapeva che Crono l'avrebbe cercato. Così, con l'aiuto di Gea, intesse il più grande inganno della mitologia greca. Prese una pietra, la avvolse in fasce, come se fosse un neonato, e la consegnò a Crono. Il titano, accecato dalla paura e ormai abituato al suo rituale divoratore, la inghiottì senza accorgersi dell'inganno. Zeus, intanto, veniva nascosto nella caverna e affidato alle cure di una capra divina, Amaltea. La figura della capra non è casuale, è un simbolo di nutrimento, selvaticità e vita incontrollabile, rappresentare la natura stessa che cresce libera dalle impostazioni del potere. Ancora oggi molte monete celebrano Amaltea come madre adottiva del re degli dei. Per proteggere Zeus dai pianti che potevano attirare Crono, un gruppo di giovani guerrieri, i Cureti, danzava battendo le armi sugli scudi. Quel frastuono era un rituale, un atto di magia sonora che proteggeva il neonato dagli occhi del titano. È un'immagine potentissima, un bambino destinato a governare il cielo, protetto da un ritmo di guerra. In alcune versioni del mito, addirittura, le api sacre dell'isola lo nutrivano col miele divino, rendendolo forte, resistente, vicino all'eternità. È un richiamo alla Grecia arcaica, dove il miele era simbolo di immortalità e di potere spirituale.
In altre varianti, ancora, la caverna stessa, viva, respirante, avvolgeva Zeus come una madre. Così crebbe circondato da ninfe, bestie sacre, danzatori guerrieri. Cresceva in segreto, ma non nell'oscurità. Cresceva immerso nella natura selvaggia e primordiale, lontano dagli orrori del titano divoratore. Un dettaglio che spesso passa inosservato: Zeus è l'unico dio dell'Olimpo che ha un'infanzia terrena, che si forma in un ambiente naturale, non nella corte divina. Questo lo rende profondamente diverso dagli altri dei, più vicino alla terra, più imprevedibile. E mentre Zeus diventava forte, crescendo nel silenzio del monte Ida, dentro il corpo di Crono i suoi fratelli attendevano, prigionieri e inconsapevoli del tempo, sospesi tra la vita e la morte. Il loro destino dipendeva dal bambino nascosto tra le rocce, dal figlio non divorato. E le origini di Zeus sono un mito di inganno, sopravvivenza e rinascita, e sono anche profondamente connesse alla natura umana. Parlano della paura del cambiamento, del tentativo disperato di controllare il destino e della verità più antica del mito greco, che nessun potere può fermare il ciclo della vita. Zeus non è ancora re, non ha ancora fulmini, non ha ancora nemici dichiarati, ma ha ciò che nessuno dei suoi fratelli ha mai avuto: la libertà. E sarà proprio questa libertà a cambiare il cosmo. Capitolo 2. La ribellione contro Crono. Zeus crebbe e con la crescita arriva la consapevolezza. Le ninfe gli raccontarono dei suoi fratelli, prigionieri nel ventre del titano. Gli raccontarono dell'inganno di sua madre Rea, della paura di Crono e della profezia. Gli raccontarono che era nato per regnare, ma che prima avrebbe dovuto combattere. Quando Zeus raggiunse l'età adulta, consultò Meti, la dea della saggezza e dell'astuzia. La figura di Meti è fondamentale per capire il carattere politico di Zeus. A differenza dei titani, basati sulla forza bruta, Zeus rappresenta un nuovo modello di potere, strategico, calcolatore, spesso ingannevole. Meti gli preparò una pozione, un farmaco divino, destinato a ribaltare il mondo. Zeus si presentò a Crono come coppiere, senza rivelare la propria identità. Crono, che ormai vedeva nemici ovunque, non riconobbe il figlio che non aveva mai visto. Accettò la bevanda e fu allora che tutto cambiò. Il titano, colpito dalla pozione, iniziò a vomitare furiosamente. Prima la pietra fasciata, l'inganno di Rea, poi i figli, uno alla volta: Estia, Demetra, Era, Ade e Poseidone. Immaginate il momento: un dio adulto che emerge dal corpo del padre, già grande, già armato, già pronto a vendicarsi. Una rinascita violenta che segna il confine tra due ere. Con i fratelli liberati, Zeus passò all'azione. Era il tempo della titanomachia. La titanomachia non fu una guerra breve, né semplice. Durò 10 anni, un numero simbolico che rappresenta la consapevolezza, la trasformazione, il ciclo compiuto. Da una parte i titani, creature gigantesche, antiche come la terra stessa, dotate di forza incontenibile; dall'altra Zeus e i suoi fratelli, giovani, ambiziosi e soprattutto innovatori. A definire l'esito della guerra furono le armi. I ciclopi, grati a Zeus per averli liberati dal Tartaro, forgiano per lui il fulmine, l'arma che incarna la volontà celeste. Per Poseidone creano il tridente, che scuote le profondità del mare, e per Ade l'elmo dell'invisibilità, un'arma strategica che lo rende inafferrabile. Le battaglie furono cataclismi: montagne lanciate come pietre, oceani che si ribaltavano, cieli squarciati dai lampi. Il mito racconta che persino la terra tremava, come se volesse liberarsi da entrambi gli eserciti. La svolta arrivò quando Zeus decise di liberare gli Ecatonchiri, giganti dalle 100 braccia, che scagliavano pietre a una velocità inconcepibile. Con loro al fianco, il fronte titanico cedette. Crono e i suoi alleati furono sconfitti, incatenati e gettati nel Tartaro, sorvegliati dagli stessi giganti che un tempo erano stati i loro compagni. Nasceva un nuovo ordine, nasceva l'Olimpo. Il mito greco dell'inghiottimento dei figli riecheggia in culture lontanissime.
Ricorda il Wendigo, lo spirito delle tribù algonchine che incarna la fame insaziabile, l'orrore di consumare ciò che si ama. Crono divora per paura, il Wendigo per fame, ma in entrambi i casi il divoratore è anche divorato dal destino, dalla maledizione, dalla propria natura. Nel primo episodio abbiamo esplorato proprio il mito del Wendigo, lo spirito che rappresenta la fame, che consuma tutto. Se non l'hai ancora visto, ti consiglio di recuperarlo. Te lo lascio qua sopra, oppure come link nella descrizione. Capirai ancora meglio il legame tra questi antichi incubi. Capitolo 3. Zeus, re dell'Olimpo. La guerra era finita, i titani erano stati imprigionati, la profezia compiuta e ora restava la domanda fondamentale. Chi governerà il mondo? Zeus e i suoi fratelli decisero di dividere la realtà in 3 domini. Il cielo, la terra celeste, toccò a Zeus. Il mare a Poseidone, gli inferi a Ade. La terra invece rimase dominio condiviso. Nessuno dei 3 poteva reclamarla completamente. Zeus però non diventò solo re del cielo, diventò giudice, colui che mantiene l'ordine divino. Il suo fulmine non è più solo un'arma, è la sua voce, la sua legge. Quando Zeus colpisce non lo fa per distruggere a caso. Ogni lampo è un atto di giustizia. Per gli antichi greci il fulmine era il segno che l'ordine morale era stato violato. Era l'avvertimento più chiaro che gli uomini e gli dei potessero ricevere. Zeus non regnava da solo, ma sedeva su un trono, circondato da divinità che rappresentavano ogni aspetto dell'esistenza. Atena, la saggezza. Apollo la musica e la profezia, Artemide la caccia, Afrodite l'amore, Ares la guerra, Hermes il messaggero. Ogni dio riconosceva Zeus come padre degli dei e degli uomini. Il modello politico di Zeus è unico, non è un tiranno assoluto, ma nemmeno un re democratico. È un sovrano che usa il potere quando necessario, che ricompensa e punisce secondo un codice che spesso coincide con l'equilibrio cosmico. È qui che nasce un parallelo importante con una divinità di cui parleremo in un prossimo episodio, Anubi, il dio egizio che pesa le anime. Entrambi sono giudici supremi, entrambi decidono il destino, entrambi rappresentano la legge. Zeus è anche il dio dell'ospitalità. Chi accoglie uno straniero compie un atto sacro sotto il suo sguardo. Chi lo tradisce, invece, rischia il fulmine. Questa caratteristica riflette l'importanza dell'ospitalità nel mondo antico, dove viaggiare era pericoloso e la protezione reciproca era vitale. Ma se Zeus rappresenta la giustizia, rappresenta anche la contraddizione. Può essere benevole e spietato, può proteggere e distruggere, può essere sovrano razionale e amante impulsivo. Questo dualismo lo rende profondamente umano e forse è proprio per questo che il suo mito è sopravvissuto così a lungo. Zeus non è solo un dio, è l'immagine stessa del potere. E come ogni potere è ammirato, temuto, discusso e spesso contraddittorio. E se questa parte ti ha colpito, lascia un like, è il modo migliore per far scoprire questa storia ad altri amanti del mistero. Capitolo 4. Il lato oscuro. Zeus punitore. Se c'è un aspetto che gli antichi non nascondevano mai, era l'ambiguità morale degli dei. Gli dei della Grecia non erano creature celesti perfette, erano potenti, imprevedibili, spesso violenti, e tra tutti Zeus era quello che incarnava meglio questa doppia natura. Giudice e tiranno, protettore e persecutore, salvatore e carnefice. Il mito più famoso che rivela il lato oscuro di Zeus è quello di Prometeo. Prometeo rappresentava ciò che Zeus temeva più di ogni altra cosa, l'intelligenza usata contro il potere. Era stato lui a modellare l'uomo dal fango ed era stato lui a donargli il fuoco rubandolo agli dei. Quel fuoco non era solo una fiamma, era conoscenza, tecnologia, progresso. Era ciò che rendeva l'uomo simile agli dei. Zeus non poteva tollerarlo, non poteva accettare che gli uomini diventassero troppo forti, troppo autonomi, troppo vicino alla divinità. E così punì Prometeo, nel modo più crudele che il mondo ricordi, incatenandolo
a una roccia e condannandolo a vedere il proprio fegato divorato ogni giorno da un'aquila. Era una tortura eterna, una ferita che non poteva mai guarire e ogni notte il fegato ricresceva solo per essere strappato ancora e ancora. Questo mito rivela una verità che gli antichi conoscevano molto bene: il potere teme la libertà. Zeus non puniva solo per punire, puniva per mantenere un equilibrio, per impedire che l'uomo diventasse troppo simile agli dei. Era un atto di controllo, un messaggio chiaro: ci sono confini che non si possono superare. Ma Prometeo non fu l'unico a subire l'ira del re dell'Olimpo. C'è la storia di Semele, mortale amata da Zeus. La gelosia di Era spinse la donna a chiedere di vedere il dio in tutta la sua forma divina e Zeus, legato da un giuramento, fu costretto a mostrarsi. Il fulmine la incinerì all'istante. Zeus salvò il bambino, Dioniso, cucendolo nella propria coscia. Ma ciò non toglie l'evidenza: la sua natura era distruttiva, incompatibile con il mondo mortale. Zeus puniva anche gli dei. Quando Apollo e Poseidone complottarono contro di lui, furono costretti a servire un re mortale, Laomedonte, costruendo le mura di Troia. E quando Era, Atena e Poseidone cercarono di legarlo per ribellarsi al suo potere, furono fermati dall'arrivo di Teti e dall'ombra della forza di Briareo, il gigante dalle 100 braccia. Zeus non dimenticò mai quel tradimento. Il suo lato oscuro appare anche nel mito di Sisifo, il re astuto che ingannò la morte 2 volte. Zeus non poteva permettere che un mortale sfuggisse al ciclo naturale, e così Sisifo fu condannato a spingere un macigno su una montagna per l'eternità, solo per vederlo rotolare di nuovo giù ogni volta. Chi sfidava l'autorità divina pagava un prezzo altissimo. Questi miti ci mostrano un tratto fondamentale del carattere di Zeus. Non è un dio buono nel senso moderno del termine. Non è compassionevole, non perdona facilmente. Il suo compito non è amare, ma preservare l'ordine cosmico, anche a costo della crudeltà. Eppure in questa durezza c'è una logica che gli antichi rispettavano. Per i greci il mondo era governato da forze inevitabili e Zeus, con tutte le sue contraddizioni, era la personificazione più completa di quelle forze. Era il guardiano dell'equilibrio e l'equilibrio, a volte, richiede distruzione. Capitolo 5. Zeus, l'amante divino. Se c'è un tratto della figura di Zeus che più di ogni altro ha plasmato i miti greci, è la sua vita amorosa. Vasta, complessa, a volte meravigliosa e altre volte inquietante. Nessun dio, nessun eroe, nessun mortale della tradizione mediterranea ha una genealogia tanto vasta quanto quella prodotta dalle unioni di Zeus. Ma è fondamentale capire una cosa: nel mito questi amori non sono semplici passioni, sono forze narrative che danno origine ad eroi, dinastie, popoli, equilibri politici e morali. Ogni amore di Zeus è un ingranaggio nella grande macchina del mito. Il primo e più importante è quello con Era, sua sorella e moglie. Nonostante l'iconografia li dipinga talvolta come una coppia unita e regale, il loro matrimonio è in realtà un campo di battaglia emotivo. Zeus ama Era per la sua regalità, la sua saggezza e il suo ruolo politico, ma non le è fedele. Era invece è la dea del matrimonio e vede ogni tradimento come un affronto personale e cosmico. È la sua gelosia a generare alcune delle storie più intense della mitologia. Dalle loro unioni nacquero grandi divinità: Ares, Efesto, Ebe, Ilizia. Ma il conflitto costante tra Era e Zeus è un simbolo profondo, rappresenta il contrasto eterno tra desiderio e istituzione, tra passione e ordine. Poi ci sono gli amori che generano eroi. Con Alcmena Zeus concepì Eracle, l'eroe più famoso della Grecia, e per unirsi ad Alcmena assunse la forma del marito di lei, Anfitrione. Non un inganno casuale, ma una trasformazione strategica. Zeus vuole un figlio che sia al tempo stesso umano e divino, capace di fondare una nuova era eroica. Con Danae si trasformò in una pioggia d'oro. Nascerà Perseo, destinato a uccidere Medusa. Con Leda divenne un cigno, e da quell'unione nasceranno Elena e i Dioscuri, figure centrali nelle vicende che porteranno alla guerra di Troia.
Con Europa si trasformò in toro e la portò a Creta. Da lei nascerà Minosse, re del labirinto del Minotauro. Ogni trasformazione non è capriccio, è simbolo di una forza della natura. Il cigno rappresenta la bellezza, la pioggia d'oro la fertilità divina, il toro la potenza terrestre. Gli antichi non vedevano questi miti come semplici storie d'amore, li leggevano come allegorie. Zeus è la forza vitale che feconda il mondo, che dà origine a cicli storici, alle dinastie e ai grandi popoli. Nel mito il potere maschile e divino si esprime attraverso la generazione. Tuttavia, per quanto poetici, molti di questi miti hanno un lato problematico. Zeus spesso agisce senza chiedere consenso, trasformandosi, ingannando, dominando. Questo riflette una società patriarcale, in cui il potere si esprimeva in forme che oggi giudicheremo sbagliate, ma nel contesto mitico questi atti rivelano una verità simbolica. La divinità si manifesta come forza inarrestabile, non come partner romantico. Gli eroi nati da Zeus portano dentro di sé la sua luce, la sua ombra. Eracle è grande, ma perseguitato. Perseo è nobile, ma esposto al destino. Elena è splendida, ma causa una guerra. Ogni amore di Zeus ha un prezzo e quel prezzo diventa storia. Se vuoi scoprire il dietro le quinte, curiosità e anticipazioni dei prossimi episodi, seguimi anche su Instagram e sugli altri social. Lì condivido i miti che non entrano nei video. Capitolo 6. Zeus e gli eroi, i figli del cielo. Tra tutti i ruoli di Zeus, quello di padre degli eroi è forse il più affascinante. Gli eroi sono gli intermediari tra uomini e gli dei, simboli della condizione umana, potenti ma fragili, ambiziosi ma destinati alla morte. Zeus non genera eroi per capriccio, li genera per modellare il mondo. Il più famoso è Eracle, figlio di Zeus e Alcmena. Eracle rappresenta la forza pura, ma anche la sofferenza. Era lo perseguita fin dall'infanzia, spingendola alla follia e costringendola a compiere le 12 fatiche. Eppure, proprio questo tormento lo rende immortale. Eracle non è solo forte, è la prova vivente che persino la sofferenza può essere trasformata in grandezza. Zeus vede in lui un simbolo. La vittoria del divino sul caos attraverso la perseveranza. Poi c'è Perseo, nato dall'unione con Danae. Zeus, diventando pioggia d'oro, feconda una donna isolata dal mondo e da quel gesto nasce un eroe destinato a sconfiggere la Gorgone, a salvare Andromeda, a fondare dinastie. Perseo è l'eroe che porta la luce, che vince il mostro della tenebra, è l'incarnazione del trionfo, della ragione sulla paura. C'è Minosse, re di Creta, figlio di Zeus ed Europa. Con lui Zeus genera non un eroe, ma un legislatore. Minosse non combatte mostri, crea ordine, fonda un regno, stabilisce leggi. Per i greci la legalità era un dono divino e Minosse ne era la prova vivente. Non dimentichiamo Eaco, uno dei 3 giudici dell'aldilà, figlio di Zeus e della ninfa Egina. Eaco era considerato così giusto, così equo, che dopo la morte fu scelto per pesare le anime. Un parallelo affascinante con la figura egizia appunto di Anubi, che vedremo più avanti. E poi ci sono eroi minori, figure locali, fondatori di città, re sapienti. Zeus è il padre mitico di molti popoli. In un'epoca in cui la storia non era ancora scritta, i miti genealogici erano un modo per dare identità a una comunità. Gli eroi di Zeus non sono mai semplici vittorie, sono tragedie, prove, equilibri, perché Zeus non concede la gloria senza la sofferenza. Il suo ruolo non è rendere facile la vita ai suoi figli, ma plasmarli attraverso le difficoltà. Ed è qui che capiamo un tratto fondamentale del pensiero greco. La grandezza nasce dalla lotta e nessuno più di Zeus è l'artefice di queste lotte. Capitolo 7. Zeus nella cultura e nella storia. Il mito di Zeus non è solo una storia raccontata attorno al fuoco delle antichità, è un'ombra lunga che attraversa secoli, imperi, culture, lasciando impronte profonde nella storia umana. Per capire davvero chi fosse Zeus, dobbiamo uscire dal racconto mitologico e osservare come il suo nome e la sua immagine
abbiano modellato l'immaginario di un'intera civiltà. La Grecia non fu solo la sua culla, fu un laboratorio vivente in cui il divino camminava accanto agli uomini. I greci non veneravano Zeus solo come dio, lo vedevano come garante delle leggi, protettore degli ospiti, giudice dei re, simbolo di equilibrio cosmico. Il suo tempio più famoso, quello di Olimpia, era un luogo di pellegrinaggio che richiamava persone da ogni parte del mondo mediterraneo. Qui si trovava la gigantesca statua di Zeus realizzata da Fidia, un'opera così importante da essere considerata una delle 7 meraviglie del mondo antico. Immaginate la scena, una statua alta più di 12 metri, rivestita d'oro e avorio, gli occhi fissi nel vuoto, una mano che reggeva Nike, la vittoria, e l'altra che stringeva lo scettro. I pellegrini che entravano nel tempio cadevano in ginocchio, convinti che quello fosse il vero volto del re degli dei. Il suo sguardo li penetrava e il silenzio del santuario sembrava trasformarsi in una sacralità tangibile. Molti raccontavano che guardando quella statua si percepisse la presenza divina. Alcuni giuravano che Zeus fosse lì, pronto a muoversi. La sua figura si intrecciava anche con la vita politica. I re giuravano davanti al suo nome, i giudici lo invocavano come garante della verità, i guerrieri lo pregavano prima di partire. Era il centro morale di una società che, pur tra conflitti e divergenze, considerava la giustizia un valore sacro. Ma Zeus non rimase confinato al mondo greco, col tempo attraversò mari, culture, lingue. Ai romani non bastò adottare il Pantheon greco, lo riplasmarono. Zeus diventò Giove e con questo nome conquistò il mondo. Era il protettore dello Stato, simbolo dell'autorità imperiale. A lui erano dedicate le più grandi celebrazioni e i generali vittoriosi gli offrivano parte del bottino dopo una guerra. Il passaggio da Zeus a Giove non fu un semplice cambio di nome, fu una trasformazione politica. In Grecia gli dei erano parte di una gerarchia fluida e spesso contraddittoria. A Roma Giove divenne il pilastro dell'ordine, la figura che legittimava il potere e stabiliva la continuità tra gli uomini e il divino. Lo stesso fulmine, arma simbolica di Zeus, divenne uno dei segni ufficiali del favore degli dei nei confronti degli imperatori. E con l'arrivo del cristianesimo Zeus non scomparve, mutò. La sua immagine lasciò un'impronta indelebile nell'iconografia futura. Molti studiosi sostengono che la rappresentazione medievale di Dio Padre, un sovrano barbuto seduto su un trono tra le nuvole, debba molto alle antiche raffigurazioni di Zeus. Anche nelle tradizioni popolari europee il fulmine rimane l'arma di Dio. Lo stesso Thor nella mitologia norrena è spesso interpretato come una figura nata dal contatto culturale tra popoli nordici e popolazioni ellenizzate. Zeus sopravvisse persino nelle superstizioni. In alcune regioni rurali della Grecia, fino al XIX secolo, i contadini dicevano che quando tuona, Zeus sta camminando nel cielo. In certe zone montanare si credeva che i fulmini potessero purificare i terreni dagli spiriti maligni, un retaggio chiaramente legato all'antico culto del dio olimpico. E oggi Zeus è ancora vivo, vive nelle parole che usiamo. Gioviale deriva da Giove. Nei nomi degli zodiaci, nei libri di scuola, nei film, nei romanzi, fantasy, persino nei videogiochi. È uno dei pochi dei antichi ad aver conservato una presenza tanto potente nell'immaginario moderno. Le sue storie parlano ancora a milioni di persone, perché incarnano qualcosa di universale. La lotta tra il potere, il fascino della giustizia, la fragilità degli immortali, il legame tra cielo e terra. Zeus non è solo un personaggio mitologico, è un simbolo culturale immenso, un ponte tra mondi, un eco che ancora oggi risuona. Capitolo 8. Il simbolismo di Zeus. Chi era veramente Zeus? La risposta dipende da chi la dà. Per i poteri era un sovrano, per i filosofi un concetto, per i guerrieri un protettore,
per il sacerdote un giudice, ed è proprio questa molteplicità a rendere Zeus uno dei simboli più stratificati della storia dell'umanità. Il suo primo simbolo è il fulmine, non una semplice arma, ma la manifestazione concreta della sua volontà. Quando Zeus scagliava un fulmine non era solo un atto di guerra, era una sentenza. Il fulmine è rapidità, potenza, illuminazione improvvisa, e la voce che mette ordine nel caos. I greci vedevano in esso una forma di purificazione, un segno che l'universo era ancora governato da una giustizia superiore. E ancora oggi, nella psicologia del simbolo, il fulmine rappresenta gli istanti primordiali, le intuizioni improvvise, l'autorità che rompe l'incertezza. Il suo secondo simbolo è l'aquila. Non un semplice animale sacro, ma la metafora perfetta del potere celeste. L'aquila vola più in alto di ogni creatura, osserva tutto dall'alto, possiede una vista che penetra le nuvole. Zeus sceglie l'aquila perché essa rappresenta la capacità di vedere oltre, di dominare senza essere dominati. In molte culture, persino fuori dalla Grecia, l'aquila diventa simbolo di regni, imperi, vittoria, dall'aquila romana fino a quella americana. Tutto questo parte da Zeus. Il suo terzo simbolo è la quercia, un albero che incarna forza, longevità, stabilità. Nel santuario di Dodona, uno dei più antichi della Grecia, gli oracoli interpretavano i messaggi divini leggendo il mormorio delle foglie di una quercia sacra. L'albero era considerato una sorta di antenna naturale, attraverso cui Zeus parlava agli uomini. La quercia diventa così il simbolo dell'ordine naturale, delle radici profonde, della saggezza. Ma il simbolismo più complesso riguarda la dualità morale di Zeus. Egli non è semplicemente buono o malvagio. È giusto, ma può essere crudele. Protegge gli ospiti, ma tradisce sua moglie. Punisce l'orgoglio umano, ma egli stesso pecca di ibris. Questa contraddizione non è casuale, riflette la natura stessa del potere. Zeus rappresenta la forza che mantiene l'equilibrio, ma anche la sua possibile rottura. È il protettore dell'ordine, ma anche colui che, se provocato, scatena la tempesta. In lui convivono il creatore e il distruttore, la luce e l'ombra, il padre e il guerriero. Per questo Zeus è un archetipo potente, anzi, archetipico, il padre sovrano. Tutte le culture hanno una versione di questa figura. Odino, Giove, Brahma, il cielo degli imperi orientali. In ogni caso il cielo è maschile, giudicante, illuminante. Il mito di Zeus è il racconto di come gli uomini proiettano sul divino i loro bisogni di protezione e giustizia, ma anche le loro paure più profonde. Zeus è anche un simbolo psicologico, rappresenta il superio, la legge, la conoscenza, la voce che dice questo è giusto e questo è sbagliato, ma rappresenta anche il desiderio, l'istinto, l'autorità che vuole essere rispettata. Ogni volta che un fulmine squarcia il cielo, ogni volta che un giudizio viene emesso, ogni volta che una figura paterna guida o punisce, l'archetipo di Zeus ritorna. Il mito sopravvive anche perché è iscritto nei nostri comportamenti. Zeus, più di ogni altro dio antico, non è solo un personaggio, è un linguaggio, un codice simbolico, universale. Capitolo 9. Conclusione e scelta del prossimo viaggio. E così, viaggiatori del mito, giungiamo alla fine di questo percorso tra le nuvole e i fulmini. Abbiamo attraversato il cielo dell'Olimpo, ascoltato il tuono delle guerre divine, osservato l'ascesa di un bambino scampato al padre divoratore, seguito il sovrano che ha imposto leggi e giustizia su dei e uomini. Ma ora resta una domanda. Cosa significa davvero tutto questo? La storia di Zeus non è solo una cronaca di battaglie e seduzioni, è una lente attraverso cui osserviamo la mente umana. Zeus nasce dalla paura, la paura di Crono, la paura degli uomini di fronte alla natura, la paura del caos, ma cresce come simbolo di ordine, di autorità, di protezione. Rappresenta l'eterna tensione tra ciò che desideriamo
è ciò che temiamo. Il mito ci insegna che il potere, ovunque si trovi, è sempre fragile. Zeus vince Crono, ma vive costantemente nell'ombra di profezie che minacciano il suo trono. Ogni figlio potrebbe diventare il suo successore. Ogni errore potrebbe scatenare una nuova ribellione. Questo non lo indebolisce, lo rende profondamente umano, ed è proprio nelle sue contraddizioni che il mito ci affascina, perché ci rispecchia. Nella storia di Zeus troviamo l'ambizione, il desiderio, la gelosia, la giustizia, la vendetta, l'amore, la paura. Troviamo tutto ciò che rende gli uomini uomini. E forse è per questo che, nonostante millenni di distanza, continuiamo a raccontare la sua leggenda. Ma ora il viaggio non finisce, perché l'universo dei miti è un oceano infinito e noi ne abbiamo esplorato appena una riva. Davanti a noi si aprono due strade. Da un lato il ghiaccio del nord, dove Fenrir, il lupo del Ragnarok, attende l'ora in cui spezzerà le catene e divorerà gli dei. Un mito di distruzione cosmica, di destino inevitabile, di rabbia primordiale. Dall'altro l'oscurità dell'Egitto, dove Anubi pesa le anime dei morti, guida gli spiriti attraverso il regno dell'oltrevita e custodisce i segreti della trasformazione, un mito di mistero, di riti antichi, di giudizio silenzioso. Due percorsi opposti, la fine del mondo o l'inizio dell'eternità. Ed è qui che entrate in gioco voi, perché questo viaggio esiste grazie a chi lo ascolta. E allora vi chiedo, quale leggenda volete esplorare nel prossimo episodio? Fenrir, il lupo che divora gli dei, o Anubi, guardiano dell'aldilà? Scrivetelo nei commenti. Il mito che sceglierete sarà il nostro prossimo destino. Intanto, se questo viaggio tra fulmini e dei vi ha affascinato, ricordate, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi capitoli di Echi del Mito, lasciate un like, è il modo migliore per far scoprire il mito ad altri viaggiatori. Ovviamente seguitemi su Instagram e sugli altri social, e non per ultimo commentate qua sotto anche solo per dirmi cosa ne pensate voi del mito di Zeus e come interpretate voi la sua figura. Il viaggio continua e il prossimo passo lo scegliete voi.